Positiva, due comunicazioni positive. La prima sono l'ultimo intervento, dopo andiamo a pranzo. Seconda comunicazione positiva, starò esattamente nel tempo datomi con 2 minuti in meno, lo chiamiamo tecnicamente sforo, in modo da rispettare le 1 e quindi non rubare tempo alla vostra giusto 1 ora e mezzo di lunch time. Comunicazione positiva, terribile come tema, perché parlare di comunicazione positiva potrei stare qua ore. E allora dice, ma di cosa parlo? Perché il tema è comunicazione positiva, c'è tutto, possiamo parlare 3 ore, 15 minuti. 2 cose mi hanno aiutato. Questo manifesto e una persona importante che in questi giorni è diventato santo, che è Sua Santità, ora santo, Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II diceva una cosa importante nel 91, l'enciclica Centesimo Annus, diceva la ricchezza dei paesi è passata da cosa? Dalla terra, è passata poi per il fattore umano, adesso la ricchezza è data in termine tecnico intellectual properties. Lui diceva dall'informazione e dalla cultura. Pensate, nei paesi industrializzati nel 91 l'importanza era comunicazione e cultura. Nel 2014 questo vuol dire digitale. Paesi non industrializzati, paesi digitalizzati, come ci diceva prima Mediolanum, cioè paesi che sono in grado di connettere, di darci l'informazione in ogni minuto. Ed è chiaro che questi sono avvantaggiati rispetto agli altri. Siamo pieni di statistiche, diciamo che a mezzogiorno e 45 con il picco glicemico che praticamente è basso, per evitare di tenermi un po' la platea sveglia non vi vado con numeri, li diamo per scontati, li sappiamo che problemi abbiamo in continenti che sono poco digitalizzati. E allora cosa dobbiamo fare noi come RAI e cosa abbiamo fatto per permettere la comunicazione sempre, dovunque, in qualsiasi momento, anche adesso? Già nel 99, primo grande esperimento, e qui lo faccio per i colleghi che ringrazio di ReNews 24 che sono qui con noi, abbiamo già trasformato un canale completamente digitale, però non c'erano infrastrutture per poterlo seguire dovunque. Ora ci sono, siamo andati avanti e oggi, esattamente dal 9 giugno, TG1, TG2, TG3 e ReNews sono tutti digitalizzati, cioè abbiamo una produzione solamente in file, tra l'altro con un grande rispetto per l'ambiente, perché noi oggi abbiamo nei nostri magazzini 4 milioni di cassette, 800.000 pellicole e tutte saranno trasformate in file. Come l'abbiamo fatto, sono della RAI, lasciamo parlare le immagini. Chiamatela rivoluzione, evoluzione, cambiamento. Non è il futuro, è il nostro tempo. Integrazione, condivisione, in una parola, digitalizzazione. L'informazione in un file, libera, veloce, senza limiti di tempo e di spazio. Lo sport, i grandi eventi, la fiction, la RAI, oltre alla TV, per un'offerta integrata, multipiattaforma. La radio si trasforma, cambia il suono ed entra nel mondo digitale. Si espande attraverso nuove onde. Tutto diventa invisibile, immateriale, ma reale. La nostra storia rimane, ma altrove. Tutto a disposizione di tutti. Questa è la digitalizzazione. Questa è la Media Company. Questa è la nuova RAI. Cosa vuol dire? Quindi tutto disponibile, però un problema. Noi parliamo tanto di altri paesi. Se ci guardiamo, e questi sono gli ultimi dati disponibili, il 34% della nostra popolazione in Italia è analfabeta digitale, cioè non usa computer e se usa il telefono lo usa come telefono. 34%. Se a questo aggiungiamo un altro piccolo dato, che l'altro 34% lo usa male, cioè non lo usa in modo coerente. E questo cosa vuol dire?
vuol dire impossibilità per il nostro paese. Ci sono studi della Commissione europea che ci sono quasi 1 milione di posti di lavoro che non riescono a essere coperti perché mancano nativi digitali. C'è un costo pari a 2 punti di PIL che se utilizzassimo le tecnologie potremmo risparmiare. Ci sono nuovi posti di lavoro, c'è un'economia. E allora cosa fare? La RAI in questo momento è attore o subisce questo fenomeno? Noi pensiamo e vogliamo che sia attore. Cosa fare? Ormai è noto, le aziende quando hanno un problema non devono solamente guardare al futuro, devono trovare nella loro storia i motivi del successo e come costruire il proprio futuro. E guardate un po' nella nostra storia. Negli anni 60, non è finto questo numero, è vero, è una fortuna, ma è vero. Il 34% della popolazione non sapeva leggere e scrivere. Stesso numero. La RAI allora, la RAI come oggi, disse dobbiamo fare qualcosa. Era un anno diverso, eravamo negli anni 60, la gente usciva da casa per andare al cinema. Non stiamo parlando del Klondike. Anni 60 la televisione era un qualcosa da tenere nascosta perché era un po' brutta da vedersi. Negli anni 60 cosa fa la RAI? Decide di far diventare la televisione una classe, una scuola. Seleziona il maestro Manzi per insegnare agli italiani a leggere e a scrivere e, è nota come è finita la storia, è diminuito il tasso di analfabetismo nel nostro paese anche grazie alla RAI. Bene, noi abbiamo visto questa storia, abbiamo detto, bene, ma ripetiamo questa storia, è tutto cambiato, ma non è cambiato il cosa dobbiamo fare, è cambiato il come dobbiamo farlo, perché è chiaro che siamo in un mondo differente e, sempre con immagini, guardate cosa stiamo facendo. Cari amici, buonasera. Eccoci nuovamente insieme per imparare a leggere e a scrivere. Da 60 anni, la RAI contribuisce allo sviluppo culturale del nostro paese. Ora, nell'era digitale, lancia un nuovo modello di servizio pubblico, cross-mediale, interattivo, didattico. Nuove tecnologie, più contenuti di pubblica utilità per tutti, uguale più sviluppo culturale, maggiore crescita economica e quindi migliore qualità della vita. La RAI supporta l'agenda digitale italiana, mettendo a disposizione del sistema Paese professionalità specifiche, infrastrutture tecniche, contenuti e una delle più capillari reti di comunicazione d'Europa. Con un obiettivo, contribuire a superare il digital divide che vede l'Italia agli ultimi posti in Europa in termini di alfabetizzazione digitale. Negli altri paesi europei, l'utilizzo di Internet nel rapporto tra pubblica amministrazione e utenti ha portato un notevole ridimensionamento della spesa pubblica. Il piano si articola in 3 fasi. 1. Digitalizzare e diffondere l'immenso patrimonio delle teche RAI, tanto da creare una memoria digitale condivisa. 2. Aumentare l'utilizzo responsabile del web, sottolineando le potenzialità e informando sui rischi. 3. Promuovere e divulgare H24, 365 giorni l'anno, le azioni e le strategie dell'agenda digitale italiana. La televisione, come anche la radio, rappresentano ancora gli strumenti migliori per alfabetizzare al digitale chi non conosce la differenza tra una chiocciola e un hashtag. Molti gli esperimenti già testati con successo, nella fiction, con storyline dedicate ai temi più diversi del divario digitale. Perché adesso le bollette arrivano direttamente sul computer. Puoi fare tutto da casa. Niente carta, niente file. E a pagare ci pensa la banca. Pensa, il commendator Lanzotti, per esempio, l'ho ritrovato proprio così, con Linebook. E mi ha già dato l'amicizia. Questo è il questionario dell'Istat per il censimento 2011. Una cosa importante, compilare il questionario via web. O nei contenitori di informazione e infotainment, con l'inserimento di pillole digitali. La tessera sanitaria nasce proprio come documento che consente l'interazione col Servizio Sanitario Nazionale.
Una volta i ladri erano solo quelli che ti scippavano la borsetta, ti rubavano i soldi e i gioielli. Ora sono molto più tecnologici, dal loro computer fanno un furto d'identità con pochi semplici dati e ti prosciugano il conto. La Rai è multipiattaforma. Non solo TV, ma anche radio, cinema, editoria, web, tablet e smartphone. Il mondo cambia, l'Italia cresce. La Rai è protagonista e il maestro Manzi diventa 2.0. Innanzitutto permettete di fare un complimento alla regia che veramente si è presa veramente regia televisiva, quindi complimenti a tutta la regia perché ho visto qualcuno che commentava invece grandiosi, bravissimi, veramente grazie. Un applauso veramente alla regia, bravi. Ho 4 minuti e 43, ve ne ho promessi 2, quindi 2:40 e termino il mio intervento. Cosa vuol dire? È cambiato il maestro Manzi, quindi il concetto è lo stesso, ma non posso più fare un programma, perché un programma messo in palinsesto, dottoressa Moratti, lei conosce un pochino la RAI, sarebbe tendenzialmente inutile, non avrebbe senso, ma vuol dire essere presente in tutto il mio palinsesto, dovunque, anche per sfatare dei miti, come ci potrebbe dire il dottor Masia di UbiBanca. Parliamo di, tutti noi abbiamo paura della cyber security, abbiamo questo complesso che se mettiamo la carta di credito in internet chissà cosa ci succede. Peccato, statistiche dicono che c'è più rischio andare in autobus o in treno che mettere la carta di credito nel sistema a certificato di internet. Però questo che è una certa ritrosia, quando vedi il computer è quella roba lì, la mancanza di carte, tutti noi abbiamo carte, io viaggio con l'iPad e la carta, sono un digitalizzatore e, attenzione, attenzione, regia pronta a inquadrare, il mio telefonino. Quindi nessuno di me può parlare, mi posso permettere di parlare male degli analogici perché il telefonino che telefona. Poi c'è anche l'iPad e tutto il resto, però va bene. Quindi, però non basterebbe questo, dobbiamo fare anche un qualcosa in più, dobbiamo fare una programmazione che parte dal web e arriva ogni giorno per spiegare, per educare. Quindi c'è un continuo rimando dalla fiction in cui spiega, ma non dà false illusioni, parla delle realtà. Non so chi di voi ha visto in Italia Braccialetti Rossi o anche all'estero. Braccialetti Rossi è una fiction in cui si vedevano dei ragazzi che purtroppo sono in reparto oncologia, che entravano e gli davano un braccialetto rosso. Il braccialetto rosso è l'ospedale digitalizzato, perché nel braccialetto c'è l'informazione, non c'è più cartella clinica. Stiamo parlando di un beneficio. È chiaro che c'è una sorta di positiva competizione che dovrebbe aprirsi nel paese tra l'ospedale, tra l'investitore, tra l'uomo pubblico che ha deciso di fare l'investimento perché è un investimento, quello che non l'ha fatto. Vi dico solamente, per RAI l'investimento sono qualcosa come 200 milioni di euro e lo sanno i nostri colleghi giornalisti, solamente per il TG1, 2 e 3, per formare tutti quelli che sono intorno a un giornale, abbiamo effettuato 50.000 ore di formazione uomo, 50.000 giorni formazione uomo. Ma non ci fermiamo, sono a 30 secondi dalla fine. Vogliamo anche aiutare il progetto Smart Cities, lo stiamo facendo. A Reggio Emilia cosa abbiamo fatto? Stiamo collaborando con le grandi aziende dell'ICT italiano per costruire un sistema di clouding, nome orribile. Agli uomini dell'ICT io dico sempre, vi prego cambiate i nomi, e dico sempre a noi non ci interessa il come, ci interessa il cosa fa. Cosa facciamo? Stiamo digitalizzando tutta una città per creare un sistema educativo in continuo scambio. Dovunque, in qualsiasi posto della città, utilizzando anche le nostre immagini, si può continuare in un'educazione permanente. L'hanno detto tutti, il fattore abilitante per il nuovo futuro è un'educazione costante e continua, lo ha detto Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, la ricchezza del paese è la comunicazione e l'informazione. E su questo vi saluto, vi ringrazio, chiunque vuol continuare a dialogare con me, questa è la mia mail. Grazie.